Ehi là, in questo video parliamo se esistono delle organizzazioni al World Economic Forum che siano effettivamente credibili e alternative e quindi iniziamo. Io sono Luigi, in questo canale parliamo di tecnologie che tu puoi controllare, puoi seguirmi su Telegram a questi indirizzi e se ti piacciono i miei video ti consiglio anche di dare uno sguardo agli approfondimenti della Te Consapevole Academy. Ok, allora, qualche giorno fa avevo fatto questo sondaggio, appunto, qual è il contropotere alternativo al World Economic Forum Schwab Agenda 2030? E la cosa interessante è che all'interno del mio pubblico comunque ci sono idee molto diverse, quindi al primo posto, diciamo per motivi anche storici, ha vinto sovranità individuale, quindi Bitcoin, Monero e criptovalute. Poi c'è stato Gesù, è arrivato al secondo posto, Putin è stato in azione e poi nessuno. In questo video diciamo, non mi interessa dire qual era la risposta esatta perché onestamente non credo ci sia una risposta esatta a questa problematica. Tuttavia questa organizzazione obiettivamente è molto potente. Secondo me non si è mai visto nella storia un'organizzazione del genere di persone non elette che è in grado di parlare tranquillamente con presidenti del Consiglio di Stati, che riesce ad avere così tanti burattinai controllati e che praticamente controlla pure la religione, visto che tutto quello che viene fatto per il bene comune e questa cosa è davvero inquietante. Secondo me nella storia non è mai esistito un'unione così forte veramente tra religione e scienza e questa cosa secondo me dovrebbe far riflettere a molti. Ehm, Giusto per dargli una connotazione, se dobbiamo definire il modello del World Economic Forum, molti hanno usato tantissime parole, comunismo, globalismo, modello cinese. Secondo me quello che è più simile è il capitalismo della sorveglianza. In realtà le altre alternative che diciamo vi parlerò sono comunque alternative, comunque capitalistiche, visto che comunque allo stato attuale il capitalismo è l'unica forma di governo che è riuscita a creare il progresso che abbiamo fino ad oggi e su questa cosa poi tornerò dopo. Comunque la vera domanda è voi cosa siete disposti a sacrificarvi per il bene comune? Ora, se questa organizzazione fosse, diciamo, non rappresentativa, quello che vedete quando andate a cercare Brain Transparency potrebbe sembrare qualcosa di, diciamo, strano, però questa organizzazione, come abbiamo visto, è in grado di parlare direttamente agli stati dei governi. Qua trovate la versione sottotitolata in italiano. E appunto la questione di fondo è cosa siete disposti a fare per il bene comune, perché con la pandemenza abbiamo visto di cosa sono capaci di fare, ma il passo successivo è questo e non è una cosa complottista, cioè lo trovate direttamente sul sito di Davos del World Economic Forum. La cosa inquietante di questa organizzazione è che è riuscita a far passare il messaggio che la scienza sia una cosa unica, quindi se in passato scienza era analizzare un problema e valutare pro e contro delle soluzioni, dopo quello che abbiamo visto sono riusciti a far passare il fatto che la scienza è un qualcosa di univoco e tutti quelli che non accettano questa soluzione sono antiscienza. Questa cosa è imbarazzante, ma di fatto è quello che è accaduto e sta accadendo anche adesso. Di fatto, come dicevo prima, questa organizzazione non ha poteri, ma crea dei format che poi gli stati, sia controllati da personaggi di destra, sia controllati da personaggi di sinistra, in un modo o nell'altro applicano. Quindi poi sposano questo tipo di alternativa. Quindi tutte le cose che vedete, auto a batteria come soluzione per la CO2, CBDC per semplificare i pagamenti, sono tutte cose che nascono in questo contenitore e si estendono
a molti paesi, diciamo, influenti a livello mondiale. Quindi qual è la prima alternativa? Allora, la prima alternativa citata, che secondo me non è un'alternativa, è quella appunto degli stati-nazione. Se, come molti mi commentano, si dovesse tornare alla lira, sicuramente non sarebbe la lira di quando voi eravate giovani e belli, sarebbe comunque una lira della sorveglianza di massa comunque. Questo è un esempio che si può fare per la Russia, anche Putin partecipava al World Economic Forum, semplicemente sta applicando quel format a livello nazionale invece che a livello sovranazionale. Quindi qua, vabbè, la notizia di Mosca che ha implementato il riconoscimento facciale per pagare all'interno della metropolitana. E tuttavia questo problema, appunto, secondo me non ha senso risolverlo su stati nazionali per il semplice motivo che è un problema globale e normalmente i problemi globali vanno risolti in modo globale, ma questa è appunto una mia opinione. L'altra cosa però interessante degli stati nazionali è che obiettivamente sono gli unici che riescono a distorcere delle dinamiche tossiche che avvengono appunto purtroppo nel capitalismo, e un esempio è quello appunto degli App Store, soprattutto quello della Apple, che finora non permette l'utilizzo di applicazioni che vengono non approvate dallo store della Apple, ma l'Unione Europea è riuscita a convincere la Apple appunto a utilizzare, a permettere app, diciamo, ostate anche all'interno di altri app store, e quindi qua si parla di app side loading. Questo per dirvi che difficilmente un piccolo stato riesce a influenzare una multinazionale. L'altra cosa però brutta degli stati è che molti stati controllano la moneta, e il fatto di controllare la moneta fa sì che delle cose che noi eravamo abituati a vedere a un prezzo, per esempio quando io ero piccolo il ghiacciolo costava 500 lire, quando siamo arrivati al giorno d'oggi costa 4 volte tanto, tuttavia gli stipendi non sono aumentati di 4 volte tanto, quindi il fatto di avere uno Stato che controlla la moneta potrebbe essere positivo, ma c'è anche il rischio che di fatto si impoveriscono le persone facendo perdere il valore alla moneta. Uno può dire sì, però adesso la tecnologia costa meno. La tecnologia costa meno non per merito degli stati, ma per merito delle aziende che si sono efficientate, migliorate e quindi riescono a produrre delle cose più potenti con meno. Questo ha influenzato la discesa dei prezzi della tecnologia, non gli stati in questo senso. Quindi appunto il fatto che gli stati controllano la moneta, diciamo, non è sempre una cosa positiva. Tra l'altro i beni che sono aumentati di più non sono i beni tecnologici che magari uno compra 1 o 2 volte, anzi ogni 3 o 4 anni, ma sono delle cose che compra quotidianamente. Quindi il discorso del potere d'acquisto in mano agli stati, secondo me, non è sempre la soluzione migliore. E nel caso appunto italiano, prendendo come esempio quello del ghiacciolo, rispetto 30 anni fa, diciamo, gli stipendi non sono aumentati di 4 volte, ma il costo del ghiacciolo è aumentato di 4 volte, quindi questo è interessante. Bisogna anche dire però che appunto a livello nazionale non tutti reagiscono allo stesso modo. Per esempio Trump ha annunciato che se verrà eletto non introdurrà la CBDC, quindi la valuta digitale. Però, come dicevo, stati nazionali potrebbero aver senso, ma in un mondo globale ha più senso ragionare per blocchi di influenza, quindi onestamente non vedo un futuro dell'Italia al di fuori dell'Europa, visto che l'Italia poi si dovrebbe confrontare con Cina e con Stati Uniti
come singolo invece come unione. Quindi in realtà secondo me la cosa più interessante sarebbe vedere se effettivamente nascerà un'Unione Europea alternativa a quella attuale che magari non segua le direttive del World Economic Forum. Questo è più un auspicio che non qualcosa di effettivo. L'altra alternativa, quindi abbiamo visto capitalismo della sorveglianza, capitalismo nazionalista, esiste la versione ancora alternativa che fino adesso secondo me abbiamo visto poco, che è effettivamente un capitalismo globale dove sono le persone a decidere dove spendere i propri soldi in modo quanto più libero. Questo capitalismo alternativo si è visto secondo me per la prima volta pubblicamente proprio al World Economic Forum di quest'anno. Se non avete visto c'è il discorso di Javier Milei, quindi il presidente dell'Argentina non eletto, dove parla chiaramente contro il World Economic Forum per il libero mercato che sia veramente libero e non che venga drogato su cose che appunto non fanno gli interessi dei cittadini, o perlomeno non sono i cittadini a decidere quali oggetti possono comprare. Abbiamo visto la limitazione appunto nelle auto, dove alcuni tipi di auto vengono favoriti rispetto ad altri, e questa cosa non è positiva in quanto quello che è accaduto nella tecnologia è che da sempre le tecnologie migliori avanzano e le tecnologie peggiori falliscono, e questa è la cosa che ha permesso l'avanzamento tecnologico. Se non ci fosse stata questa dinamica, probabilmente qualche stato avrebbe obbligato la gente a utilizzare delle tecnologie moribonde e quindi di fatto trovarsi in una sorta di Corea del Nord, dove non sono più i cittadini a decidere quali sono i prodotti meritevoli di continuare ad esistere, ma è lo Stato che decide quali prodotti possono essere acquistati da parte dei cittadini, e quindi si verrebbe appunto, come sta accadendo adesso, si viene a creare una sorta di distorsione del mercato. La cosa interessante di questo discorso, che comunque è quello secondo me, vedremo appunto cosa accadrà adesso in Argentina, tuttavia questo discorso ha avuto anche molta risonanza perché Elon Musk l'ha retweetato. Elon Musk è una persona pro tecnologia ma anti World Economic Forum, quindi è interessante vedere come ci sia una terza forma di capitalismo, che è appunto quello del capitalismo globale, dove sono veramente le persone a decidere e non gli stati a drogare l'economia su determinati prodotti. Per qualcuno questa cosa potrebbe essere il male minore. Di fatto bisogna tener conto che diciamo i monopoli, per quanto non siano ideali nell'economia di mercato, però esistono. Ci sono i monopoli delle risorse naturali, ci sono le autostrade, che obiettivamente non si può creare più autostrade per fare concorrenza sulla stessa tratta, sarebbe antieconomico. Quindi, come dire, ci sono queste tre forme di capitalismo, ognuna ha i suoi pro e i suoi contro, quindi non nego questo tipo di cosa. L'altro discorso che tendo sempre a specificare, molti dei problemi non ci sarebbero nel capitalismo attuale se le persone veramente capissero di tecnologia. Quello che sfugge a molti è che appunto il progresso nel quale viviamo oggi è grazie al capitalismo, alla tecnologia e alla proprietà privata. Nel momento in cui le aziende stanno spingendo delle tecnologie sempre più limitanti e sorveglianti per quanto riguarda i proprietari, possono creare veramente delle distorsioni enormi. Giusto per farvi un esempio abbastanza recente, questa azienda che produce elettrodomestici smart, Haier, ha minacciato azioni legali
verso lo sviluppatore che ha creato un'integrazione per Home Assistant, che è una roba per gestire la casa smart automatizzata senza dipendere dal fornitore iniziale, che permette appunto di controllare questi elettrodomestici senza richiedere l'accesso ad internet. Questo tipo di modifica appunto, diciamo, potrebbe causare problemi legali allo sviluppatore, ma il punto in questione è che sempre più elettrodomestici smart possono essere disattivati in remoto dai produttori, quindi è veramente in pericolo la proprietà privata per come la conosciamo oggi. E l'altro oggetto di cui si è parlato a sproposito, io ne ho parlato nel mio ultimo video appunto sulle tecnologie in questa fiera tecnologica CES 2024, e questo Rabbit M1. Purtroppo le persone, quando vedono un oggetto tecnologico, come spesso viene spinto dal marketing, viene visto sempre come una cosa positiva e si pensa all'effetto wow. Il problema di questo oggetto, che avevo evidenziato appunto in questo video, che poi effettivamente si è rivelato una diciamo preoccupazione reale, questo oggetto smart che vi permette di avere veramente un aiutante per acquistare le cose su internet con la voce e quant'altro, di fatto dipende da un'intelligenza artificiale in remoto. Il punto della questione, che è molto difficile spiegare alle persone normali, è che quando avete un'intelligenza artificiale sul vostro dispositivo, di fatto siete voi a decidere quando e come utilizzarla. Se invece questo dispositivo dipende da un'intelligenza artificiale remota, c'è il rischio che voi sì siete proprietari di questo oggetto che costa anche poco, 199 euro, 199 dollari. Il problema è che se nel giro di un anno questa azienda smette di pagarvi la connessione a questo servizio Perplexity, che è quello dove effettivamente l'intelligenza artificiale viene ospitata, voi vi trovate con un fermacarte digitale. Quindi questo oggetto costa poco per il semplice motivo che, come è apparso fino adesso, non ha nessun chip che effettivamente accelera l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Questa cosa sembra che le persone non siano interessate oppure non la capiscono, ma questo è proprio il punto della questione. Un conto è avere un oggetto che compro e funziona fin quando non si rompe, un conto è avere un oggetto che dipende da internet e da un momento all'altro potrebbero cambiare le condizioni. Magari il primo anno lo posso usare gratuitamente, invece gli anni successivi devo pagare un abbonamento per far sì che il telefono continui a funzionare, nonostante io sia il proprietario. Questa cosa secondo me è fondamentale e tuttavia sono poche le persone che capiscono questa differenza, ed è anche per questo che cerco di divulgare queste cose sul mio canale. Che dire, conclusione, per l'ennesima volta il benessere che abbiamo oggi è grazie all'economia di scala, al capitalismo, alla tecnologia e alla proprietà privata vera. Queste cose sono in pericolo per tutti i motivi che abbiamo visto in questo video, perché appunto di fatto se le persone non meritano, non premiano le aziende che non fanno queste cose e si basano solo sul prezzo, potrebbero trovarsi degli oggetti che di fatto li hanno pagati come se fossero proprietari, ma non sono loro i veri proprietari. E queste informazioni potrebbero essere utilizzate per creare la dittatura perfetta. Quindi nel momento in cui si ha moneta elettronica, oggetti che non siamo noi proprietari, per qualsiasi ragione una persona potrebbe essere disconnessa dalle proprie cose senza avere nessun tipo di piano B a disposizione. Questo è tutto, come sempre lasciatemi un like se avete trovato il video interessante e ci vediamo in un nuovo video. Ciao a tutti!